Che nessun ebreo, cortigiana o lebbroso si azzardino a toccare pane, pesci, carni o frutta, senza poi comprarli. Cari amici, bentornati alla Barba di Aronne. Non si sa bene la consistenza della popolazione ebraica in Europa nel XIV secolo. All'inizio del 300 sarebbe stata di circa 450.000 persone. Spostamenti ed esili caratterizzeranno i momenti di crisi come quello per esempio del 1348 e della peste nera, l'abbiamo visto nell'ultimo episodio. Gli ebrei viaggiano, si muovono, passano da una regione europea all'altra, con un'insofferenza verso di loro che aumentava sempre di più, finché tra la fine del XIII secolo e il XVI secolo saranno espulsi da gran parte dell'Europa, come vedremo fra poco. Nel mondo dell'Europa medievale nuove forme giuridiche trovavano una nuova definizione della presenza ebraica nella società, fondando questa presenza su un rapporto diretto con gli imperatori. Gli ebrei erano protetti perché legati al potere imperiale. Con l'emergere delle grandi monarchie nazionali, i poteri dei re diventano sempre più ampi, cresce la pressione fiscale sugli ebrei e la loro libertà di movimento si riduce sempre di più. Presto queste monarchie si rendono conto che per crescere hanno, come era logico, bisogno del consenso del popolo. E il riattivare l'antica ostilità anti-ebraica fu un metodo veloce per ottenere questo consenso. I vari stati europei poterono far leva su alcune situazioni interne che logorarono il rapporto tra gli ebrei e il resto del popolo, fino appunto alle varie cacciate nazionali. Le comunità ebraiche d'Inghilterra erano rovinate da pesanti tasse decise dal re e spesso per pagare il fisco gli ebrei erano costretti a vendere o a cedere direttamente alla corona le terre date loro in pegno dai debitori insolventi a cui gli ebrei avevano prestato denaro. Questo, come è ovvio, generò ostilità verso di loro, soprattutto da parte dei nobili che perdevano definitivamente i loro possedimenti. La decisione di espellere gli ebrei nasce da questa ostilità. Risultò alla fine da una contrattazione tra i baroni, i cavalieri e il sovrano. In cambio di una tassa molto forte, il re acconsentiva ad espellere gli ebrei dal regno. L'espulsione inglese avvenne, quindi per fattori contingenti, nel 1290. La pratica del prestito aveva generato ovviamente le stesse tensioni anche in Francia, ma a differenza dei sovrani inglesi, quelli francesi cominciarono anche a credere a slogan propagandistici creati dai cristiani contro gli ebrei. Nel corpo mistico, ovviamente cristiano, del regno francese non c'era spazio per gli ebrei, che vennero perciò cacciati in 3 ondate diverse, nel 1306, nel 1322 e poi nel 1394. In ultimo c'è il caso della Spagna, il più famoso e importante anche per la numerosa e antica presenza ebraica in questo paese. Qui la situazione degli ebrei e di conseguenza i loro spostamenti all'interno del paese cambiano continuamente al cambiare dei domini e delle politiche governanti. Le migrazioni dal sud al nord del paese iniziarono a crescere quando nel XII secolo l'Andalusia è conquistata dagli Almohadi, nuova dinastia islamica la cui politica di persecuzione lasciava ad ebrei e a mozarabi la scelta solo fra conversione o morte. Protetti dai sovrani cristiani, gli ebrei si stanziavano in Aragona, in Catalogna e in Castiglia, contribuendo tra l'altro in modo sostanziale alla costruzione della nascente civiltà urbana. Ciò che proteggeva gli ebrei era ancora una volta il rapporto diretto che li legava alla monarchia. Gli ebrei erano proprietà legale del sovrano, facevano parte del tesoro reale e per questo rappresentavano per le monarchie una sicura fonte di reddito, con tasse e confische dei patrimoni ogni volta che servivano liquidità. La svolta politica che incide pesantemente sulla situazione degli ebrei è nelle lotte interne e i cambiamenti dinastici del XIV secolo. Con questi cambi aumentano le restrizioni all'attività e iniziano gli attacchi volti ad evitare contatti coi cristiani e quindi nell'ottica dei governanti la contaminazione.
Inizia in questo momento una vera fissazione verso la purezza che renderà gli ebrei una sorta di casta intoccabile. All'inizio del XIV secolo la situazione diventa particolarmente critica. Iniziano le accuse di avvelenamento delle acque e durante l'epidemia di peste del 1348 si scatenano violenze e massacri. Inizia così un grande movimento migratorio verso la Castiglia alla ricerca di terre più sicure, ma ben presto anche la Castiglia e poi la Catalogna furono coinvolte nei massacri. Solo dopo il secondo decennio del 400 la situazione si ristabilisce, ma l'equilibrio precario che si andava ristabilendo fu subito minacciato da un nuovo elemento: la politica conversionistica della Chiesa fatta ormai propria dalla corona. Il progetto di conversione era già stato al centro della spinta missionaria domenicana della Reconquista nei confronti dell'Islam. Questo progetto però si scontrava con una società che di fatto non favoriva la conversione. La questione, molto chiara, era che gli ebrei pagavano tasse al re e per questo la corona, in caso di conversione, requisiva tutti i beni del convertito come risarcimento per la perdita del tesoro reale. Presto, sotto la spinta domenicana, queste disposizioni vennero abrogate e venne introdotta l'idea di creare incentivi alla conversione, oltre ad un incremento dell'offensiva verso gli ebrei. Da una parte attraverso la predicazione, anche forzata, nelle sinagoghe, dall'altra una legislazione durissima che prevedeva quartieri riservati agli ebrei, segni distintivi ed abiti particolari, divieto del taglio di barba e capelli e tante altre cose. Questi anni di leggi restrittive lasciano il segno nelle comunità ebraiche spagnole, soprattutto per le numerose conversioni, avvenute poi in particolar modo tra le classi più alte. E la realtà dei conversos, dei convertiti ebrei al cristianesimo, pone la società davanti a nuovi interrogativi. Intanto da parte delle comunità ebraiche, che dovevano riflettere su come comportarsi con i loro fratelli convertiti. Rimanevano ebrei? Cosa fare se avessero voluto tornare all'ebraismo? E poi c'era la società cristiana che deve affrontare in questo momento il problema della debolezza delle conversioni, quasi sempre storte con violenza, e affrontare la nuova realtà dei marrani, un termine che in generale indica in modo dispregiativo i nuovi convertiti al cristianesimo e che nello specifico dei convertiti ebrei fa riferimento ai convertiti che segretamente continuavano ad abbracciare la religione ebraica. Nella prima metà del XV secolo il processo di integrazione dei conversos tentato dalla corona si arrestò, proprio davanti al dubbio di questa sincerità, della sincerità della loro conversione. Dubbio che mostrò il fallimento della politica conversionistica. In questo momento gli attacchi allora non vengono più rivolti verso l'ebreo pubblico, ma proprio verso il converso. È in questo contesto che i reali, Ferdinando e Isabella, decidono di introdurre anche in Castiglia l'Inquisizione romana. Papa Sisto IV approva la nascita dell'Inquisizione spagnola nel 1478 ed in seguito ad un tentativo di ribellione dei conversos ardono i primi roghi. In realtà l'Inquisizione non fece altro che confermare questi dubbi sulla politica conversionistica. Perché? Perché i processi dimostravano proprio che i nuovi cristiani continuavano ad essere fedeli alla religione ebraica, mettendo oltretutto in luce reti di complicità fra gli ebrei e i conversos. Questa graduale presa di coscienza ci porta all'evento dell'espulsione. La cacciata degli ebrei dalla Spagna, che avvenne il 31 marzo del 1492, nasce proprio dalla consapevolezza del fallimento della politica conversionistica e dal tentativo estremo di salvarne i risultati conseguiti fino a quel momento, con un taglio definitivo del cordone che legava ebrei e conversos. Tuttavia neppure l'esilio spezzò del tutto il legame degli ebrei con la terra spagnola, che tra l'altro non fu mai totalmente abbandonata. E anche gli spagnoli continuavano ad alimentare il ricordo degli ebrei che avevano esiliato e distrutto, fino ad una vera e propria ossessione, ad una vera e propria paura. In un mondo cristiano permeato dall'idea che tutti gli uomini sono uguali e che il battesimo cancella ogni macchia, nel 400 appare un'idea tutta nuova, quella della limpiezza de sangre, la purezza del sangue. Idea che modificherà profondamente il quadro ideologico dei rapporti tra cristiani ed ebrei. Ebreo resta, a dispetto della conversione, chi ha nelle vene il sangue ebraico.
E se le discriminazioni nascono dal sospetto verso il cripto-giudeo, ben presto assumono i toni razzisti che hanno poi attraversato le epoche e la storia, innestandosi qualche secolo più tardi sulle teorie poligeniche e di superiorità della razza e generando le tragedie umane del XX secolo. Nel nostro prossimo episodio vedremo da vicino un fenomeno principalmente italiano, sicuramente italiano di nascita: la creazione di quartieri più o meno segregati rispetto alle città in cui nascevano, in cui gli ebrei erano costretti a vivere, separati dal resto della popolazione. Vedremo l'età dei ghetti e in particolar modo vedremo il ghetto di Roma. Anche questo episodio è finito. Ancora una volta vi ringrazio per camminare insieme a me attraverso la storia dei nostri fratelli ebrei. Come sempre vi chiedo, se l'episodio vi è piaciuto, di lasciare un like e scrivere qualcosa proprio qui sotto nei commenti. E se vi piace il canale della Barba di Aronne, non dimenticate di iscrivervi, cliccando sul pulsante iscriviti e poi sulla campanella, in modo che potete rimanere aggiornati su tutte le prossime uscite. Leitraot!